Si stava meglio quando si stava peggio. È una frase che si sente dire molto a proposito della politica, della qualità di vita e che, secondo me, si può applicare anche al cinema. Come? Lo scopriamo adesso insieme. Applicato al cinema, cioè in passato, quando la tecnologia era meno avanzata e gli effetti speciali erano meno sofisticati, quindi quando in teoria si stava peggio, in realtà si stava meglio, ovvero si producevano film che dal punto di vista qualitativo della storia, dello scavo psicologico nei personaggi, in realtà erano migliori rispetto a quelli che si producono al giorno d'oggi, quando dal punto di vista tecnologico si sta meglio, per così dire. Oggi parliamo del film di animazione Elio, film della Pixar, candidato agli Oscar 2026 come miglior film di animazione. Un risultato che, trattandosi di Pixar, molti davano per scontato, ma che, come scopriremo nel video di oggi, scontato non lo è assolutamente. Innanzitutto per la genesi, ma poi anche per la qualità stessa dello storytelling che possiamo riscontrare in questo film. Dicevo per la sua genesi proprio perché Elio è un film che è quasi più interessante per il making of, la realizzazione, la storia della sua realizzazione tra registi licenziati, pubblico e spettatori rimproverati sui social, comunque poi ci arriveremo, piuttosto che per la vicenda che cerca di raccontare attraverso la sua sceneggiatura. Ma come dicevo, ci arriveremo, restate con me fino alla fine per saperne di più. La vicenda la conosciamo. Elio è un ragazzo introverso, emarginato, che viene scambiato come il leader della Terra, il rappresentante del pianeta Terra, da un consiglio intergalattico chiamato Comuniverso. Come leader della Terra viene incaricato di dirimere le controversie tra il Comuniverso e un rappresentante del proprio pianeta caratterialmente problematico e particolarmente riottoso, per così dire, che è a tutti gli effetti il cattivo del film. Si tratta quindi di un viaggio di scoperta interiore, proprio perché Elio si trova a maturare proprio a livello personale, ma anche esteriore, perché il protagonista si muove, opera in un mondo a lui completamente sconosciuto all'inizio, in questo comuniverso popolato da alieni con i quali lui ovviamente non si è mai relazionato, e a svolgere un compito nel mondo della diplomazia del quale lui non è assolutamente pratico. Tuttavia il cuore pulsante della vicenda, il cuore emotivo della storia è il rapporto tra il piccolo Elio e sua zia Olga. Adesso, senza spoilerare troppo, come parte della propria missione Elio si clona, producendo un clone di gomma da inviare sulla Terra in modo che la sua assenza non si noti troppo. E c'è un momento nel secondo atto, più o meno verso la metà del secondo atto, nel quale sua zia Olga si accorge che il ragazzino che ha a fianco non è suo nipote, proprio da un punto di vista caratteriale, personale, non lo riconosce e si accorge che infatti si tratta di un clone. Si tratta di un momento di realismo psicologico estremamente acuto che denota molta sensibilità da parte della zia Olga, proprio perché dimostra di conoscere veramente suo nipote, di amarlo, di volergli molto bene, tant'è che per lui è disposta a imparare l'elioese, questa lingua che Elio si è inventato per comunicare solo con i propri amici e appunto Olga, lingua che all'inizio la zia non ha intenzione di imparare. E si mette anche in contatto con gli alieni, immaginando che magari Elio potesse veramente essere stato rapito dagli alieni, pur di ritrovarlo, pur di riaverlo con sé. Ecco che ritroviamo un po' la dinamica che avevamo in Lilo e Stitch, per esempio, tra bambino rimasto orfano di entrambi i genitori e tutore. In Elio e la zia Olga, in Lilo e Stitch c'era la sorella. Però ecco, insomma, il rapporto di mancata comunicazione iniziale e poi ritrovata comunicazione, ritrovata unità familiare è lo stesso. Ecco che però in Elio sorge il primo problema. Se infatti in Lilo e Stitch il raggiungimento dell'equilibrio familiare si otteneva attraverso una dinamica di sacrifici reciproci in cui Lilo e la sorella maggiore, sua tutrice, si venivano incontro appunto reciprocamente, in Elio il finale sembra suggerire che la zia Olga debba per forza rinunciare alla propria carriera nell'esercito per essere una buona tutrice per il nipote. Quindi ecco un messaggio un po' retrograda che stona con l'ambientazione moderna nella quale la vicenda si svolge e che stona anche un po' con i tempi nei quali il film viene distribuito, un messaggio che sembra punire l'ambizione femminile.
Torniamo ora al discorso che facevamo all'inizio con la frase si stava meglio quando si stava peggio e parliamo degli effetti speciali di Elio. Visivamente il film è un gioiello, bello da vedere, sfavillante, scintillante. Però sembra esserci un po' una tendenza in casa Disney Pixar ultimamente, ovvero ogni film sembra più che altro una scusa per testare un nuovo software o un saggio di tecnica, di tecnologia, di simulazione di nuovi effetti speciali. Oceania con la simulazione dell'acqua, con queste onde magnifiche molto realistiche, Encanto con la simulazione dei tessuti, con queste gonne colombiane lunghissime, anche se ecco, per amor di chiarezza dobbiamo precisare che sia Oceania che Encanto sono film Disney, non Pixar. La casa è sempre la stessa, però non è esattamente la stessa cosa. Comunque il concetto non cambia, Disney Pixar ultimamente sembra voler dedicare un film alla simulazione di uno specifico effetto speciale e Pixar fa esattamente la stessa cosa con Elio, con in questo caso l'illuminazione, la simulazione della luce, tra schermi, portali che collegano il comuniverso al pianeta Terra, raggi, esplosioni, eccetera. Illuminazione, sia chiaro, assolutamente meravigliosa, ineccepibile dal punto di vista tecnico, ma che sembra di voler strafare con i fotoni per cercare di compensare una mancanza per quanto riguarda lo scavo psicologico nei personaggi, per esempio. È un po' come usare una cornice d'oro con diamanti e gioielli meravigliosi per presentare uno schizzo a matita. Non ha molto senso, le due cose non sono assolutamente equilibrate, ecco. Scavo psicologico nei personaggi, dicevamo. Cominciamo da Elio. Il protagonista soffre un po' della sindrome dello stereotipo, è il ragazzino problematico, orfano, che non si inserisce. Fine della descrizione. Manca però quell'approfondimento psicologico, quella tridimensionalità che a noi spettatori fa dire ah sì, lo conosco, lo riconosco, mi ci riconosco io stessa nel protagonista. Poi ecco, tornando un po' al tema del viaggio, Elio cerca se stesso lasciando il pianeta Terra, non rendendosi conto che in realtà il viaggio che deve intraprendere è un viaggio interiore, alla ricerca di se stesso, ma dal punto di vista personale, al proprio interno, non è un viaggio geografico. E poi il finale. Perché Elio dovrebbe tornare sulla Terra? Abbiamo passato l'ultima ora e mezza dicendo che Elio è felice solo sul comuniverso. Perché dovrebbe voler tornare sul pianeta Terra? Se avesse riscoperto in se stesso un senso patriottico verso il proprio pianeta, potremmo capire, ma così non è, e tornare solo perché la zia sentirebbe troppo la sua mancanza è un po' un messaggio controverso. Cioè, vogliamo davvero trasmettere il messaggio che i bambini dovrebbero rinunciare ai propri sogni solo per paura di far soffrire chi resta a casa? Io sono sicura che Olga stessa, come tutrice amorevole, quale lei effettivamente è di Elio, del nipote, sarebbe stata la prima a consigliargli di rimanere dove lo rende felice. Ti rende felice il fatto di passare la tua vita nel comuniverso. Resta nel comuniverso, non tornare sul pianeta Terra. Proseguendo il discorso sullo scavo dei personaggi, spostiamo l'attenzione sui personaggi secondari. Se pensiamo a film come Alla ricerca di Nemo o Monsters & Co., film che portavano noi spettatori in un mondo assolutamente nuovo, un mondo totalmente inventato nel caso di Monsters & Co. e un mondo a noi sconosciuto, quello dell'oceano, della ricerca di Nemo. Ecco, vediamo che entrambi questi mondi erano popolati da personaggi che erano ciascuno un'icona, ciascuno molto riconoscibile, molto caratterizzato proprio dal punto di vista della personalità. Il mostro sfortunato che si ritrova il calzino del bambino sulla schiena, o Branchia Alla ricerca di Nemo con le sue cicatrici, o il pesce con il TOC e la mania per la collezione delle bolle all'interno dell'acquario di Alla ricerca di Nemo, per esempio. Ecco, in Elio questo aspetto è assolutamente assente. Tutti gli alieni che popolano il comuniverso sono più che altro decorazioni di sfondo, non hanno un'anima memorabile. In Monsters & Co. e in Alla ricerca di Nemo, gli individui che popolavano questi mondi erano individui molto riconoscibili che sicuramente rispondevano a determinate regole, le regole di quel mondo, che li rendeva una popolazione di quel mondo. Ecco, in Elio questo discorso non si può fare perché gli alieni del comuniverso, più che una popolazione, sembrano una folla.
Ecco che adesso arriviamo al piatto forte che vi avevo promesso all'inizio, ovvero la storia, la vicenda della travagliata realizzazione del film Elio e tutte le polemiche che hanno accompagnato l'uscita del film nelle sale. Originariamente Elio era il progetto del regista Adrian Molina, che voleva raccontare una storia queer autobiografica sull'emarginazione. È arrivato poi lo screening test, ovvero una proiezione di prova, per così dire, nel quale degli spettatori vengono scelti a campione per monitorare l'impatto del film su un potenziale pubblico di spettatori, appunto. Ecco, il film non ha destato grande interesse nel pubblico, che si è dichiarato disposto sì magari a vedere il film su piattaforme streaming, ma non interessato necessariamente ad andarlo a vedere al cinema. Molina è stato licenziato e al suo posto sono subentrate le due registe Madeleine Sharafin e Domi Shi. Al cambio di regia è seguita poi una riscrittura sostanziale della sceneggiatura, che ha portato a un cambiamento radicale della storia, della vicenda narrata, del messaggio morale che il film intendeva originariamente trasmettere, e all'abbandono da parte di moltissimi artisti 3D del progetto, proprio perché gli artisti erano originariamente interessati a lavorare su un film queer, un film magari anche più coraggioso rispetto a quello che la industry fosse disposta a mettere in circolazione in quel momento. Va da sé che tutti questi cambiamenti hanno decretato ovviamente anche un incremento sostanziale del budget di produzione, proprio perché molto del lavoro, sia in materia di sceneggiatura, scrittura della storia, che in materia di sviluppo, creazione e sviluppo degli asset e delle inquadrature, è stato rifatto. E poi c'è tutto il discorso riguardo alla polemica che si è generata per il modo in cui Pixar ha incoraggiato, per così dire, gli spettatori ad andare a vedere il film nelle sale. Per annunciare l'uscita del film nelle sale, infatti Pixar su Instagram aveva pubblicato questo reel nel quale la protagonista del video si rivolgeva a un interlocutore fuori campo, anche se in realtà si rivolgeva agli spettatori, dicendo: smettete di criticare la Pixar per il fatto che non producono più storie originali se poi non andate al cinema a vederle. Poi, rendendosi conto di essere ripresa, guardava nell'obiettivo della telecamera, presentava il poster di Elio e incoraggiava gli spettatori con tono molto più amabile, molto più pacato ad accorrere alle sale e supportare il film personalmente. Ecco, forse la strategia di incolpare gli spettatori per il mancato successo degli ultimi film di Pixar non è esattamente una strategia vincente da parte della Pixar. Posso incolpare il pubblico perché il mio film non ha successo. Se il mio film non ha successo devo chiedermi il perché e magari investire di più sulla creazione della storia, di una storia che emozioni davvero, in modo da indurre il mio pubblico a tornare a vedere i miei film. Elio quindi è un film che si lascia guardare, ma ci lascia soprattutto con una domanda in particolare. Pixar è ancora la fabbrica dei sogni o è diventata più che altro un laboratorio di effetti speciali, di software, di sperimentazione tecnologica che ha però troppa paura di rischiare dal punto di vista dello storytelling, dal punto di vista del messaggio morale che vuole trasmettere attraverso i propri film? Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di Elio se l'avete visto e ditemi anche se vi interesserebbe magari approfondire la conoscenza di un altro film candidato agli Oscar di quest'anno. Io vi leggo sempre, i vostri commenti sono sempre molto utili per me per migliorare il canale e per continuare a produrre contenuti che risultino utili, interessanti, intriganti per voi. A questo proposito, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like sotto a questo video se il video vi è piaciuto. Io vi ringrazio, vi saluto nuovamente e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!